Ciao ragazzi, bentornati nel canale e in questo nuovissimo video. Io sono Michele, per chi non mi conosce e mi vede per la prima volta, ed oggi andremo a vedere insieme come fare a sostituire il filtro antipolline su una Nissan Juke modello F15, modello che va dal 2010 al 2018. Io qui ho già acquistato il ricambio e lo andremo a vedere poi, dopo. Prima però vi ricordo, se ancora non l'avete fatto ovviamente, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e se il video a fine video vi piace lasciare anche un bel like. Sostanzialmente ci sono due modi per andare a sostituire questo filtro. Il primo, per chi ha un po' di manualità, è quello di andare direttamente sotto e con la mano andare a togliere lo sportello. Da lì gli basterà tirare il filtro e fare l'operazione al contrario, quindi andare a premere il filtro e andarlo a agganciare e chiudere il tutto. Noi andremo a vedere il secondo modo, quello un po' più complesso ma più semplice un po' per tutti, ed anche mi consentirà di farvelo vedere in maniera più accurata. Il ricambio che sono andato ad acquistare è MAN Filter, il codice è CUK1629. Vi faccio vedere velocemente cosa si trova all'interno. Ovviamente troviamo il nostro filtro, ma troviamo cose che in altri brand non troviamo, il manuale di istruzioni. Questo perché questo filtro può essere utilizzato sia per il brand Nissan ma anche Renault. Questo, a differenza di quelli un po' più economici, è a carboni attivi. Lo sapete anche voi meglio di me la differenza. Questo sicuramente ha un filtraggio maggiore, riesce a filtrare particelle molto più piccole e quindi anche all'interno dell'auto sentirete poi gli odori esterni molto meno rispetto al classico filtro in carta normale. Detto questo ragazzi, non perdiamo altro tempo ed andiamo in macchina a eseguire tutta l'operazione. Vai! Come prima cosa andiamo a rimuovere la guarnizione della porta. Poi con l'aiuto di una leva andiamo a forzare la plastica laterale del cruscotto. Nell'eventualità il cassetto portaoggetti non uscisse, qui è presente un piccolo gancio, basterà premerlo e il cassetto uscirà più agevolmente. Apriamo il cassetto portaoggetti e da qui troviamo subito il piccolo tirante. Ci basterà forzare in questo modo. Per togliere lo sportello basterà premere verso il basso le due guide e sganciare il tutto. Con un inserto o un cacciavite a croce andiamo a togliere le 7 viti presenti sul cassetto. Sfiliamo il cassetto prestando attenzione al cablaggio di disattivazione dell'airbag. Con una leva o un cuneo di plastica andiamo a forzare in questo modo e togliamo il cablaggio. Per avere accesso al filtro andiamo a tirare in questo modo lo sportellino che verrà via, è tenuto qui e qui. Per far uscire il filtro ci basterà semplicemente tirare. Prendiamo il nuovo filtro e controlliamo, cosa importante, le frecce che siano rivolte verso l'interno dell'auto.
Per facilitare l'inserimento del filtro dovremo andare a premere i due lati e contemporaneamente spingere verso l'interno. Una volta che il filtro è entrato tutto all'interno, andiamo ad aggiustarlo mettendolo in posizione corretta. Ora prendiamo lo sportellino ed andiamo a chiudere il tutto. Ci basterà premere, semplicemente. Adesso facciamo tutte le operazioni a ritroso. Andiamo a inserire il cablaggio e riposizioniamo il cassetto. Andiamo a riavvitare tutte le 7 viti del cassetto. Prendiamo lo sportello e prima lo andiamo a inserire dalla parte bassa e poi andando a innestare le due guide. Andiamo a reinserire il tirante. Per terminare tutto il lavoro andiamo a riposizionare la plastica laterale del cruscotto, riposizioniamo anche la guarnizione della porta e direi che abbiamo terminato. E rieccoci qui ragazzi, siamo tornati al banco e abbiamo eseguito tutta l'operazione. Come avete visto è semplice, basta avere un po' di manualità e si riesce a fare tranquillamente. Tutti i link dei materiali che sono andato ad utilizzare li troverete poi sotto nelle descrizioni. Lasciatemi un commento se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile. Ragazzi, io vi ricordo prima di far finire il video di, se ancora non l'avete fatto, andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video, e lasciare anche un bel like. Sono attive le mie pagine Facebook, Instagram e anche TikTok, quindi mi troverete anche lì. Per questo video ragazzi è tutto, noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao!